Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Vi è capitato di acquistare un fondotinta o una BB cream sbagliata, troppo chiara o troppo scura e poi non l'avete utilizzata ed è un vero peccato. In questo tutorial vi mostrerò delle idee per usare in modo diverso il vostro fondo troppo chiaro o troppo scuro, così potrete utilizzarlo evitando in questo modo ogni spreco. La mia filosofia è quella di ridurre al minimo gli sprechi di prodotto e quindi vi mostrerò oggi come fare per utilizzare un fondotinta che per voi era troppo scuro e un fondotinta troppo chiaro, perché c'è la possibilità di utilizzarli. E adesso vi faccio vedere. La prima cosa che possiamo fare per andare ad utilizzare un fondotinta troppo scuro è quello di andare a miscelarlo a un fondotinta del nostro colore di incarnato, perché dovete sapere che visto la varietà di tonalità di incarnato, normalmente è molto difficile riuscire a trovare proprio quella tonalità esatta adatta a noi. Quindi in ambito professionale spesso si fa così, si fa un mix tra due colori diversi per trovare la tonalità giusta, perfetta, che si fonda perfettamente con l'incarnato. Io faccio così perché è capitato anche a me di acquistare dei fondotinta che erano troppo scuri, che invece nelle immagini sembravano perfetti per me. Quindi ho fatto questa cosa per poterli utilizzare. Ho preso un piccolo barattolino e ho aggiunto una piccola quantità di colore chiaro e una quantità di colore scuro. Naturalmente dovete fare un po' di prove. Poi ho mescolato il tutto potete farlo anche tranquillamente con un piccolo stecchino, con qualsiasi cosa che vi serva per mescolare. Praticamente mescolate i due fondotinta e otterrete una tonalità che è una via di mezzo tra i due, molto utile soprattutto in estate, quando il colore di fondotinta che avete o di BB cream che avete utilizzato durante l'inverno risulta un po' troppo chiaro, quindi ce ne vorrebbe, soprattutto se vi abbronzate molto, uno più scuro. A quel punto potreste utilizzare quel fondotinta un pochino più scuro. La stessa cosa potete fare durante l'inverno, quando se avete una pelle che si è abbronzata particolarmente, durante l'inverno si schiarisce, avete acquistato quel fondotinta chiaro e potete utilizzare quel fondotinta chiaro per schiarire leggermente il fondotinta o la BB cream che utilizzavate durante l'estate. Quindi potete utilizzare questa tecnica per non sprecare prodotto, e io in questo modo ho utilizzato veramente tantissimi fondotinta che erano del colore diciamo sbagliato, troppo chiari o troppo scuri. Ne fate così una certa quantità, così potete utilizzarla nel tempo e la conservo dentro a questo barattolino. Non fatene tantissima, però fatela per poter essere utilizzata per un po' di tempo, perché sarebbe veramente complicato riuscire tutte le volte a trovare il colore giusto, ma soprattutto andare a mixare il colore ad esempio sulla mano o sul viso sarebbe veramente molto difficile. Quindi vi consiglio di creare una piccola quantità di prodotto e questo è il primo utilizzo che si può fare. Prima di potervi mostrare quali utilizzi potete fare del vostro fondo sbagliato, vi mostrerò come creare la base, perché devo partire da quella, cioè creerò la base con il prodotto che invece va bene per la mia tonalità di incarnato, che è in realtà il mix tra un prodotto più scuro, un fondo più scuro e un fondo più chiaro, quello che vi ho fatto vedere prima, perché per me è perfetto. Quindi creo la base e poi velocemente e poi vi faccio vedere che cosa potete fare. Parto con il fondotinta più scuro. Il fondotinta più scuro può servire per creare il contouring, per andare a modellare, a scolpire il viso e anche per andare a scolpire lo zigomo. Iniziamo con questa operazione. Prendo un po' di
fondotinta scuro. Potete applicarlo anche con le dita, ad esempio se avete un po' di doppio mento e volete andare a scolpire la zona del mento, potete applicare un po' di prodotto sulla linea della mandibola e anche sotto. Potete farlo anche col pennello. Poi con la Beauty Blender, picchiettando, potete andare a sfumare il colore. Si creerà una leggera, perché proprio leggera e naturale sfumatura. Sarà un contouring anche molto più naturale rispetto a quelli che vengono fatti con le polveri, perché i due fondotinta spesso si fonderanno. È anche facile da sfumare, perché veramente ne basta poco e già vi crea l'ombreggiatura giusta. Poi potete insistere nella zona del doppio mento sfumando verso il basso. Siate leggerissime, perché sennò toglierete tutto il prodotto che avete applicato. Si può sfumare anche con il pennello, però trovo che con la Beauty Blender sia molto più semplice. E questo è quello che potete fare per fare il contouring. Oppure potete andare a scolpire lo zigomo. Prendete un po' di prodotto scuro. Qui abbiamo l'ombra sotto lo zigomo, muovete la testa per trovarla. Potete semplicemente applicare il vostro fondotinta più scuro su questa ombra per andarla ad accentuare. E poi, picchiettando, leggerissime, mi raccomando, sfumate il fondotinta. E il vostro zigomo sarà così un po' più scolpito, ma in maniera veramente soft, perché questi effetti sono molto naturali e questo è il vantaggio di utilizzare i colori di fondotinta diverso. E poi sono facili da sfumare perché si fondono bene tra loro, cioè il fondotinta che avete applicato come base, fondotinta che va bene per voi, e questi fondotinta più scuri o più chiari si fonderanno perfettamente. Questo è un utilizzo che potete fare del fondotinta più scuro. Potete anche fare il contouring del naso. Adesso questo lo farò utilizzando un pennello. A questo punto semplicemente applicate il colore più scuro lungo il setto nasale, un po' sotto il setto nasale, e poi con la Beauty Blender, leggerissime, sfumate. In questo modo potete andare a scolpire e ridefinire i contorni del vostro viso con un effetto totalmente naturale. Non avrete quel timore che il fondotinta o che l'effetto contouring si possa vedere, perché quello è un po' il problema del contouring. Bisogna essere molto leggere, molto brave e bisogna fare in modo che risulti tutto naturale. Adesso vi mostrerò come fare per utilizzare un fondotinta che è più chiaro rispetto al vostro colore di incarnato. Ne prendo un po' e questo fondotinta più chiaro lo possiamo utilizzare come illuminante. Volete illuminare il vostro viso? Usiamo il fondotinta invece che un classico illuminante. Comunque va a creare delle zone, va a schiarire delle zone, seppur in maniera meno accentuata rispetto a un classico illuminante, però funziona. Dove andiamo ad applicare il fondotinta più chiaro o la base più chiara? Abbiamo scolpito lo zigomo sotto, andiamo a dare luminosità anche per un effetto lifting sopra questa zona qui dell'osso, la sentite? In questo caso potete sempre sfumare con una Beauty Blender, spicchiettare con il dito per fondere tra di loro i prodotti. Si creerà una zona più chiara, proprio appena accentuata. Se avete anche il timore di creare quegli effetti che sono molto accentuati, legati all'illuminante, all'applicazione dell'illuminante, che si vedono tanto, vedete qualcosa proprio di appena visibile, un contorno naturale. Stessa cosa faccio da quest'altra parte, quindi sopra lo zigomo. Poi
possiamo anche applicarlo sul setto nasale, si sfuma praticamente da solo, e poi sull'arco di Cupido per andare a dare volume alle labbra. Possiamo anche col dito, si può un po' picchiettare. Poi, sempre per creare un effetto lifting, possiamo lavorare sopra l'arcata sopraccigliare. In questo caso vi faccio vedere come fare per sfumarlo con il dito. Siate leggerissimi e soprattutto picchiettate il prodotto. Questo è l'effetto. Alla fine non c'è tantissima differenza, perché ovviamente ho acquistato un fondotinta più chiaro del mio Cuore d'Incarnato, ma non chiarissimo. Stessa cosa potreste farla ad esempio se vi hanno regalato dei campioncini e non sapete come utilizzarli, perché spesso capita che regalino dei campioncini che sono o troppo scuri o troppo chiari. Potete utilizzarli in questo modo. Non sprechiamo niente, utilizziamo tutto. Alla fine fissiamo, se è necessario, dipende dal vostro tipo di incarnato, i fondi, il fondotinta con la cipria. Io lavorerò soprattutto sulla zona T, leggerissima, perché sennò si va un po' a perdere l'effetto del contouring. Però vi garantisco che quando vi vedrete l'effetto sarà estremamente naturale. Un altro uso che potete fare del fondotinta più chiaro è questo. Dopo aver applicato su tutto il contorno dell'occhio il vostro correttore per occhiaie e aver uniformato questa zona, potete creare un punto luce con il vostro fondotinta, dove sotto l'arcata sopraccigliare, soprattutto se avete sempre il timore, avendo non so una tipologia di occhio incappucciato, infossato, che che l'ombretto chiaro, anche opaco, applicato sotto l'arcata sopraccigliare vi dia quell'effetto un po' dell'occhio ancora più gonfio, cioè cercate un effetto estremamente naturale. Potete semplicemente applicare il fondo in questa zona, poi potete picchiettarlo con il dito per fonderlo meglio con il correttore, però già vi darà quella luminosità e creerà l'effetto lifting, quindi in questa zona qui. Perché anch'io che ho l'occhio infossato spesso non utilizzo nessun tipo di prodotto sotto l'arcata sopraccigliare, quindi non creo quel punto luce, perché mi andrebbe a rendere la palpebra ancora più sporgente, visivamente ancora più sporgente, ancora più gonfia se mi ritrovo gli occhi gonfi. In questo caso, perché questo effetto è molto importante per per liftare un po' l'occhio. In questo modo possiamo andare a intervenire creando una leggera luminosità che però si fonde perfettamente con tutto il resto. Quindi oggi vi ho mostrato come un prodotto che in realtà normalmente avreste scartato perché o era troppo chiaro o era troppo scuro, in questo caso parlo del fondotinta, può essere comunque utilizzato e finito in diversi modi. Quindi vi ho dato delle idee, degli spunti proprio per evitare di andare a sprecare un prodotto che abbiamo già comprato. Fatemi sapere all'interno dei commenti qual è l'ultimo prodotto che avete acquistato ma purtroppo non avete utilizzato perché non vi è piaciuto, perché il colore era sbagliato. Fatemi sapere quali sono le vostre motivazioni. Se avete dei dubbi o delle domande sul make-up, vi ricordo che ci sarà una live, una diretta dove io risponderò in diretta ai vostri dubbi e alle vostre domande sul make-up, mostrandovi anche gli step da fare per ottenere un determinato risultato. Quindi se siete interessate a partecipare a questa diretta, io vi dico che manderò il link, perché è una diretta privata, a coloro che sono iscritti alla newsletter e che si iscriveranno alla newsletter. Quindi io vi lascio il link nelle schede e nella descrizione del video per iscrivervi alla newsletter se non siete ancora iscritte e siete interessate a questo evento. Io vi saluto, vi mando un bacione grosso grosso, spero come sempre che questo video vi sia utile, fatemelo sapere se proverete queste tecniche. Vi saluto, buon make up a tutti, alla prossima, ciao, ci vediamo mercoledì
prossimo ore 15 con un nuovo tutorial di make up. Un bacione, alla prossima, ciao!